Se i verbi vi hanno sempre creato un po' di confusione, siete nel posto giusto, perché con questo test scoprirete il vostro vero livello con i verbi italiani. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. Ma come sarà organizzato questo video? Ebbene, vi darò 20 frasi divise in 3 livelli di difficoltà. In queste frasi a volte ho inserito degli errori, a volte no. Quindi il vostro compito sarà capire se la frase è corretta o se ha degli errori e, in questo caso, correggere tali errori. Però, come sempre, alla fine ci sarà anche un esercizio finale per ripassare, quindi restate con me fino alla fine. Che il test abbia inizio. Prima frase. Io sono fame. Cosa posso mangiare? Avete un po' di tempo per pensare. Se avete bisogno di più tempo, potete mettere in pausa il video. Questa frase è giusta o contiene un errore? Questa frase, infatti, contiene un errore. In italiano non diciamo io sono fame. Per esprimere sensazioni che proviamo, in italiano utilizziamo il verbo avere. Io ho fame, io ho sete, io ho sonno. In alternativa potete utilizzare il verbo essere ma con un aggettivo. Io sono affamata, io sono assetata, io sono assonnata. Ma queste sono un po' meno comuni, meno utilizzate. Proseguiamo. Seconda frase. Ieri la focaccia di Gino mi ha piaciuto tantissimo. Secondo voi questa frase è corretta o c'è uno o più errori? Infatti, questa frase contiene un errore. Quale? Ieri la focaccia di Gino mi è piaciuta tantissimo. È piaciuta. Ricordate, il verbo piacere richiede l'ausiliare essere. Pertanto, il participio passato va concordato in genere e numero con il soggetto della frase, che non è mai la persona che sente il piacere, no, ma la cosa o la persona che provoca il piacere. Ve ne parlo più nel dettaglio nel video dedicato a piacere e ai verbi che si comportano nello stesso modo e che trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. Dategli un'occhiata quando completate questo test per ripassare o per imparare. Quindi, se invece della pizza avessimo avuto i dolci, avremmo concordato il participio passato con questi. I dolci di Gino mi sono piaciuti
molto. Proseguiamo. Francesca e Stefania sono andati alla festa di Lucia sabato scorso. Questa frase è corretta o contiene un errore? Questa frase contiene un errore. Francesca e Stefania sono andate alla festa di Lucia sabato scorso. Sono andate perché Francesca e Stefania sono due donne. Il soggetto è femminile, plurale. E dal momento che stiamo utilizzando un verbo con ausiliare essere, dobbiamo concordare il participio passato, andato, in genere e numero con il soggetto. Prossima frase. La sua famiglia abita a Milano da 10 anni e si trova benissimo. E qui, secondo voi c'è un errore, più di un errore, oppure la frase è corretta? Ebbene, questa frase è corretta, è perfetta così com'è. La sua famiglia abita a Milano da 10 anni, tuttora vive lì e si trova benissimo. Non c'è nulla da cambiare, il verbo deve essere al presente perché la famiglia ancora oggi si trova lì. Prossima frase. Quelle ragazze sono mangiando il gelato davanti alla fontana di Trevi. Cosa mi dite di questa frase? Secondo voi è giusta o sbagliata? Contiene qualche errore? Sì. Quelle ragazze stanno mangiando il gelato davanti alla fontana di Trevi. Stanno mangiando. Ricordate, quando dovete parlare in italiano di un'azione in corso di svolgimento, avete bisogno del verbo stare al presente se state parlando al presente più il gerundio. Stare più gerundio e non essere. Quindi la forma corretta è quelle ragazze stanno mangiando e non sono mangiando. Prossima frase, sempre di livello base. Stamattina io sono svegliarmi presto per comprare i biglietti per il concerto. Questa frase è giusta o sbagliata secondo voi? Effettivamente contiene un errore. Quale? Stamattina mi sono svegliato o svegliata presto per comprare i biglietti per il concerto. Io mi sono svegliato, io mi sono svegliata. Dipende da chi parla se si tratta di un uomo o di una donna. Ricordate però, i verbi riflessivi come svegliarsi si coniugano sempre in questo modo. Si mette prima di tutto il pronome riflessivo
e dopo il verbo. In questo caso si trattava di un passato prossimo e dunque ausiliare più participio passato. Attenzione perché siamo giunti all'ultima frase per il livello base. Francesca indossava sempre vestiti colorati da bambina. Allora, che ne pensate? Questa frase è giusta o no? Contiene qualche errore? Ebbene, questa frase è perfetta così com'è. Non contiene nessun errore. Stiamo parlando di un'abitudine che Francesca aveva da bambina, quella di indossare vestiti colorati. Pertanto il verbo necessario è un imperfetto. Come sta andando? Siete carichi e pronti per il livello intermedio? Bene, cominciamo. I film italiani non mi interessa per niente. Questa frase è corretta o c'è qualche errore, secondo voi? Questa frase contiene un errore. I film italiani non mi interessano per niente. Perché chiaramente dobbiamo concordare il verbo interessare con il soggetto. I film, soggetto plurale, e di conseguenza il verbo deve essere plurale. I film non interessano a me. Non mi interessano. Oh no! Siamo partiti la valigia in hotel e ora siamo già in aeroporto. Questa frase secondo voi va bene così com'è? No. Questa frase infatti contiene un errore. Oh no! Abbiamo lasciato la valigia in hotel e ora siamo già in aeroporto. Abbiamo lasciato la valigia. Lasciare qualcosa come verbo transitivo. Partire invece si usa solo per persone, ma è un verbo intransitivo e significa lasciare un luogo per sempre o per un viaggio, ma non può mai essere seguito da un complemento diretto, da un oggetto diretto. Prossima frase. Stavo studiando i verbi pronominali quando improvvisamente mi ha chiamato la mia amica italiana per fare aperitivo. Lunga questa. Cosa ne pensate? È corretta o contiene qualche errore? Infatti, questa frase è corretta. Questa frase va bene così com'è e va bene anche fare un bel aperitivo con gli amici italiani, no? Ma va anche molto molto bene ripassare i verbi pronominali che sono sempre un ostacolo e una grande difficoltà per chi sta imparando l'italiano. Ma per questo esiste l'Ernamo, per questo esisto io. Ho realizzato un corso dedicato proprio a questi verbi non facili, lo so bene. Si chiama Da non ce la faccio più a ora me la cavo, i verbi pronominali in 30 giorni. Quindi in questo periodo di tempo, in 30 giorni, avrete la possibilità di imparare tutto, ma proprio tutto,
tutto sui verbi pronominali italiani. Quindi i significati, gli usi, le differenze, le sfumature. Ci sono 30 video lezioni dirette e che vi spiegano tutte le cose essenziali. Poi ci sono gli articoli approfonditi per ogni video lezione con più esempi, alternative, più approfondimenti e al termine di ogni video lezione e ogni articolo ci sono anche gli esercizi interattivi per ripassare. Inoltre potete scaricare il PDF per ogni lezione e leggerlo quando volete, anche quando non avete la connessione internet. Tutto questo sarà vostro per sempre, quindi una volta che acquistate il corso, l'accesso è illimitato per tutta la vita e potete dare un'occhiata al link che vi lascio qui e anche in descrizione per saperne di più. Quindi, credetemi, ne vale la pena. Ma torniamo al nostro test sui verbi. Tutti i verbi, non solo quelli pronominali. Se io avrei più soldi, farei un viaggio in costiera amalfitana. Questa frase è corretta o è sbagliata? Questa frase è sbagliata. La versione corretta è invece se io avessi più soldi farei un viaggio in costiera amalfitana. Se io avessi più soldi. Questa frase è infatti un periodo ipotetico di secondo tipo. E il periodo ipotetico di secondo tipo si forma con se più l'imperfetto congiuntivo e poi il presente condizionale. Quindi mi raccomando, dopo se, nel periodo ipotetico di secondo tipo, dovete usare il congiuntivo e non il condizionale, che anche qualche italiano sbaglia. Hai visto le chiavi della macchina? Sì, le ho visto sul tavolo stamattina. Questa frase, secondo voi, è giusta o no? Questa frase contiene un errore. Hai visto le chiavi della macchina? Sì, le ho viste sul tavolo stamattina. Le ho viste. Perché? Normalmente, come abbiamo visto prima, al passato prossimo, quando si utilizza l'ausiliare avere, non si concorda il participio passato. C'è però un'eccezione. Quando davanti al verbo c'è un pronome diretto, come le in questo caso, allora, anche se c'è l'ausiliare avere, il participio passato va concordato, in genere e in numero, proprio con il pronome diretto. Dunque, le ho viste. Come sta andando? Siete ancora carichi? Ho un'altra frase di livello intermedio per voi. Per passare l'esame di italiano è necessario che tu fai tanti esercizi di grammatica. Questa frase contiene qualche errore? Sì. Per passare l'esame di italiano è necessario che tu faccia tanti esercizi di grammatica. È necessario che tu faccia formule con il verbo essere alla terza persona singolare più aggettivi come
importante, necessario, utile, richiedono sempre il congiuntivo. È utile che tu faccia, è necessario che tu faccia, è importante che tu faccia. Attenzione, siamo all'ultima frase per quanto riguarda il livello intermedio. Non credo che domani faccia bel tempo. Secondo me non potete andare al mare. Cosa mi dite di questa frase? Sono stata un po' cattiva perché ho unito due frasi in una. In ogni caso è perfetta e non ci sono errori. Non credo che domani faccia bel tempo. Non credo che richiede congiuntivo. Non credo che domani faccia bel tempo. Poi ho detto secondo me non potete andare al mare. Secondo me, nonostante esprima un'opinione, non richiede il congiuntivo dopo. E quindi, secondo me, non potete andare al mare. Come sta andando? Mi raccomando, poi dovete farmi sapere nei commenti il vostro punteggio finale. Adesso ci sono le ultime, quelle più difficili, quelle di livello avanzato. Vi ricordo che se questo video vi sta piacendo, per favore potete lasciarci un mi piace perché ci aiuta tanto, lo consiglia anche ad altre persone che stanno imparando l'italiano e potete anche iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Ma adesso rimbocchiamoci le maniche. Ed è il momento delle frasi avanzate. Se riuscite a risolvere queste correttamente, siete imbattibili, il vostro livello è madrelingua. Vediamo un po'. Pensavo che Luca fosse già arrivato alla stazione, ma poi ho scoperto che era in ritardo come sempre. Com'è questa frase, secondo voi? Giusta? Sbagliata? Contiene qualche errore? Questa frase è proprio perfetta. Pensavo che Luca fosse già arrivato, ancora prima nel passato, ecco perché fosse arrivato, ma poi ho scoperto che era in ritardo come sempre. Poi ho scoperto nel passato che lui era in ritardo perché non era ancora lì. Concordanza dei tempi perfetta. Prossima frase. Benché lui ha studiato il congiuntivo per mesi, commette ancora degli errori. Allora, questa frase contiene un errore, ironia, perché la frase parla del congiuntivo e l'errore riguarda proprio il congiuntivo. Benché lui abbia studiato il congiuntivo per mesi, commette ancora degli errori. Benché lui abbia studiato, benché è una di quelle congiunzioni che richiedono il congiuntivo. Prossima frase. Se avessi accettato quel lavoro a Roma 3 anni fa, ora vivrei nella città eterna. Questa frase com'è, secondo voi? Questa frase è davvero perfetta e si tratta di un periodo ipotetico. Quale? Si tratta del periodo ipotetico
di quarto tipo, perché, udite udite, ci sono ben 4 tipi di periodo ipotetico. Questo è il periodo ipotetico misto e quindi si forma con se più trapassato congiuntivo e condizionale presente, perché la conseguenza si sarebbe vista nel presente. Ora vivrei nella città eterna. Prossima frase. Gianluca mi aveva assicurato che parteciperebbe alla gara, ma poi non si è presentato. Allora, come vi sembra questa frase? Questa frase contiene un errore. Vediamo un po' chi lo aveva trovato. Gianluca mi aveva assicurato che avrebbe partecipato alla gara, ma poi non si è presentato. Avrebbe partecipato alla gara. Perché? Perché si tratta di un futuro nel passato. In quanto futuro nel passato, il modo e tempo che utilizziamo in italiano è condizionale passato. Attenzione perché questo lo sbagliano in molti. Abbiamo quasi finito. Vorrei tanto che tu venissi a trovarmi il mese prossimo quando sarò in Italia. Come vi sembra questa frase? Se la frase vi sembra corretta, avete ragione. È proprio perfetta. Vorrei tanto che tu venissi a trovarmi il mese prossimo quando sarò in Italia. Ottimo uso del congiuntivo e degli altri tempi verbali. Ultima frase di livello avanzato. Ultima frase del test. Dopo che avrò finito questo test sui verbi, festeggerò con una buona carbonara. Come vi sembra questa frase? Questa frase sarebbe corretta se non ci fosse un piccolo errore di spelling, quindi del modo in cui è stata scritta una parola, un verbo. Festeggiarò, perché come tutti i verbi in are, al futuro questi cambiano la A di are in E. Quindi festeggiare al futuro non è festeggiarò, ma festeggerò. Per il resto, l'accordo dei tempi andava benissimo. Dopo che avrò finito questo test, futuro anteriore, festeggerò, futuro semplice. Questi due nella stessa frase indicano due azioni future, una però succederà prima dell'altra, quella con il futuro anteriore. Com'è andata? Qual è stato il vostro punteggio? Fatemelo sapere nei commenti. Qual è il vostro livello di conoscenza dei verbi italiani? Non vi preoccupate se ne avete sbagliato qualcuno, è completamente normale, siamo qui per imparare. Come promesso c'è un piccolo esercizio finale tra poco, ma prima volevo ricordarvi che se volete ripassare un po' la consecutio temporum, e cioè la concordanza dei tempi in italiano che abbiamo anche visto in questo test, potete guardare il video dedicato proprio a questo argomento che trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. Non dimenticate anche di iscrivervi alla newsletter
perché iscrivendovi alla nostra newsletter potete ricevere una notifica nella vostra casella di posta ogni volta che pubblico un nuovo video. Non solo, potete anche ricevere tanti materiali esclusivi, completamente gratuiti sulla lingua, la cultura, l'attualità italiana e selezionando al momento dell'iscrizione il vostro livello di italiano avrete anche la possibilità di ricevere una storia divisa in episodi con le storie dei personaggi, l'approfondimento grammaticale e curiosità, esercizi e molto altro. Piccolo esercizio finale prima di lasciarvi. Coniugate il verbo tra parentesi nel tempo corretto. Il principe perdersi nella foresta, ma fu così che trovò la torre con la principessa. Il principe si perse nella foresta, ma fu così che trovò la torre con la principessa. Questo piccolo esercizio era solo per mettervi alla prova con un tempo complesso come il passato remoto, ma non vi preoccupate se ancora non lo conoscete. Anche gli italiani non lo usano più così tanto. Passando dal nostro sito web lernamo.com avete la possibilità di trovare tutti gli argomenti di cui vi parlo nei video in maniera molto più approfondita e dettagliata, quindi con degli articoli veramente completi, con più esempi, curiosità. Al termine di ogni articolo ci sono gli esercizi interattivi e un podcast che potete scaricare e ascoltare quando e dove volete, quindi molto comodo. Sul nostro sito web poi attraverso la barra di ricerca potete cercare qualsiasi argomento di cui avete bisogno attraverso delle parole chiave e vi comparirà immediatamente. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se volete scoprire di più sui verbi pronominali italiani potete dare un'occhiata al corso che trovate a questo link e anche in descrizione. Io vi saluto, ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video.